Ciao a tutti, in questo video parliamo del feocromocitoma, una neoplasia della midollare del surrene. Prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale qua sotto se siete interessati agli argomenti di medicina veterinaria del cane e del gatto. Cerchiamo di capire bene di che cosa si tratta. Feocromocitoma, neoplasia, quindi tumore che origina dalle cellule cromaffini della midollare della ghiandola surrenale. Per chi ovviamente non è avvezzo a termini medici, cerco di spiegare in modo abbastanza più semplice possibile. La ghiandola surrenale è un organo che troviamo in cavità addominale nei nostri cani e nei nostri gatti, ce l'ha anche l'uomo ovviamente, ed è surrenale, vicina al rene diciamo, e fondamentalmente formata da due parti, una corticale e una midollare, che producono delle sostanze diverse. La corticale produce determinate sostanze, la midollare altre sostanze. In questo caso il tumore origina dalla midollare. La midollare tendenzialmente produce le catecolammine. Le più famose sono la noradrenalina e l'adrenalina. L'adrenalina l'avrete sicuramente già sentita. Quindi cosa provoca questo feocromocitoma? Un'eccessiva produzione di catecolammine, quindi di noradrenalina e adrenalina. Ovviamente un'eccessiva produzione di catecolammine creerà determinati problemi che poi andremo a trattare nel video. Di solito è poco comune nel cane e molto rara nel gatto. È interessante capire che molto spesso possono trattarsi di piccoli tumori di 0,5 cm fino a tumori anche enormi di 10 cm e spesso questi tumori nel crescere inglobano anche le strutture circostanti, soprattutto le vene diaframmatiche addominali e la vena cava, caudale. E questo chiaramente rende poi difficoltosa la chirurgia, che è alla base, diciamo, della terapia del feocromocitoma. Generalmente cosa avviene? Questi tumori vengono definiti ovviamente maligni perché possono metastatizzare al fegato, ai polmoni, alle ossa, al sistema nervoso centrale e ai linfonodi regionali. Il problema maggiore che creano questi diciamo, tumori è a livello di sistema respiratorio, sistema cardiovascolare e sistema muscoloscheletrico. Generalmente colpisce animali abbastanza anziani e non sembra esserci predisposizione di sesso e di razza. Generalmente alla visita clinica possiamo avere degli animali normali perché i segni e i sintomi non sono sempre presenti. Questa eccessiva stimolazione e liberazione di catecolammine non avviene sempre. Quindi potremmo avere degli animali che si presentano alla visita clinica in modo apparentemente normale. Generalmente quello che potrebbe avere un cane con un feocromocitoma è una debolezza, un'anoressia, dei collassi improvvisi, tachicardia, tachipnea, potrebbe avere anche delle emorragie spontanee, per esempio emorragie nasali, emorragie retiniche, cecità improvvisa. Ci potrebbe essere anche la morte improvvisa, ovviamente, se questa liberazione di adrenalina avviene in modo eccessivo. Ed è uno dei problemi ovviamente poi nella gestione chirurgica del paziente. Generalmente la diagnosi avviene attraverso l'ecografia, nel senso che ecograficamente noi vediamo la presenza di una massa, di un nodulo all'interno del surrene. Però dobbiamo chiaramente capire che la presenza di una massa non per forza giustifica il fatto che quello sia sicuramente un feocromocitoma. Ovviamente, come ho detto prima, il surrene è formato da una corticale e da una surrenale, quindi potrebbe essere un tumore che colpisce per esempio la corticale. Molto più frequente rispetto al feocromocitoma è l'adenoma, adenocarcinoma surrenalico, che è una delle cause di sindrome di Cushing nei nostri cani. La sindrome di Cushing è una patologia metabolica in cui c'è un'iperproduzione di cortisolo. Ho già fatto il video, ve lo metto qua sopra. Se volete cliccate qua sopra oppure a fine del video vi apparirà in sovraimpressione.
e quindi per diagnosticare ecograficamente non riusciamo a capire chiaramente se è un adenocarcinoma della corticale o un feocromocitoma, anche perché anche l'adenocarcinoma tende ad avvolgere ovviamente, soprattutto a destra, la vena cava, quindi anche lì non riusciamo a distinguere. Generalmente si esegue il rapporto normetanefrina creatinina nelle urine, e se questo rapporto è 4 volte superiore al normale è molto probabile che quello sia un feocromocitoma. Poi chiaramente unendo anche i segni, i sintomi e l'anamnesi che il proprietario ci descrive, soprattutto collassi, chiaramente facciamo un sospetto fortemente diagnostico del feocromocitoma. Cosa bisogna fare una volta che è diagnosticato il feocromocitoma? Generalmente si dovrebbe cercare a livello medico di ridurre chiaramente gli effetti delle catecolammine, però la terapia finale sarebbe quella della chirurgia. Calcolate che se si riesce a togliere il feocromocitoma, quindi se ci sono diciamo le circostanze per cui il rischio anestesiologico comunque è molto più basso rispetto magari a pazienti con altre patologie, pazienti anziani, pazienti a rischio, diciamo, l'asportazione del feocromocitoma può dare anche anni al vostro cane, quindi è molto importante stabilire se c'è la possibilità di operare il proprio cane dal feocromocitoma. Bisogna ovviamente fare un'attenta valutazione, non è che si opera a caso. Generalmente si utilizzano dei farmaci per andare a contrastare gli effetti delle catecolammine, di solito si utilizza la fenossibenzamina, e anche quella si utilizza chiaramente in fase pre-chirurgica per evitare chiaramente i problemi che possono avvenire soprattutto durante l'induzione dell'anestesia e durante l'anestesia, e anche durante la manipolazione dello stesso tumore durante la fase chirurgica. Generalmente una delle complicanze di questo intervento purtroppo è proprio la morte in fase di induzione dell'anestesia e anche quando si manipola lo stesso tumore. Recentemente con l'introduzione chiaramente anche della laparoscopia si esegue questo intervento anche in laparoscopia, e quindi riduciamo fondamentalmente la manipolazione del tumore in modo magari meno aggressivo, tra virgolette, e quindi riduciamo il rischio della manipolazione. Però ovviamente avviene anche in laparoscopia, perché nonostante non andiamo con le mani a prendere il tumore, chiaramente con le pinze all'interno della cavità addominale lo dobbiamo comunque gestire. Fondamentalmente, come vi dicevo, la prognosi dipende da tantissimi fattori. Sicuramente un fattore prognostico negativo della chirurgia è il fatto che questo tumore sia molto grosso e che magari avvolge dei vasi importanti come la vena cava caudale. Altro fattore, come dicevo, prognostico negativo, chiaramente è il fatto magari di un paziente che non riesce a stabilizzare gli effetti che hanno questa eccessiva stimolazione da parte delle catecolammine, e ovviamente poi, ripeto, ci può essere anche una morte improvvisa durante la fase di induzione. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Se il video vi è interessato mettete sempre un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.